Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Corea del Sud per preparare un piatto classico, molto conosciuto e ovviamente delizioso di questo paese. Sto parlando del kimchi jjigae, ovvero uno stufato di carne di maiale al kimchi. Come già saprete, un pasto tradizionale asiatico è composto in generale da varie pietanze che vengono portate tutte al tavolo e i vari commensali si servono contemporaneamente. Anche un pasto tradizionale coreano quindi funziona così, ci sono una serie di pietanze, però 3 di queste pietanze non mancano mai. Una è il riso di accompagnamento, riso bianco senza sale che accompagna per l'appunto tutte le altre pietanze, serve un po' come il pane da noi. Il secondo sono i banchan, ovvero dei piccoli contorni che a differenza dei nostri non sono composti solamente da verdure ma anche da carne, pesce o tofu. E poi ci sono le immancabili zuppe che si dividono principalmente in due. I guk, che sono delle zuppe chiare, liquide e piuttosto leggere, e i jjigae, che sono invece delle zuppe simili quasi a degli stufati, molto più complesse e anche belle consistenti, proprio come quella che andrò a preparare oggi. Come vedrete il piatto è veramente facilissimo e anche molto veloce da preparare, gli ingredienti sono quelli tipici coreani che potete trovare tranquillamente nei piccoli supermercati asiatici oppure su internet, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro, let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il kimchi jjigae avremo bisogno di 300 g di pancetta di maiale, 400 g di kimchi, 150 ml di succo di kimchi, 200 g di tofu compatto, mezza cipolla, uno spicchio d'aglio, 80 g di funghi enoki, un cucchiaio di mirin, un cucchiaino di gochujang, un cucchiaino di gochugaru, un cucchiaio di salsa di soia, un cucchiaio di olio di semi di sesamo, un cucchiaio di olio di semi, un po' di cipollotto e sale e pepe quanto basta. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 3 sole fasi: la preparazione degli ingredienti, la cottura del kimchi jjigae e per finire l'impiattamento. Cominciamo con il dividere in 2 la pancetta. Tagliamola a fettine di 1 cm di spessore, quindi tagliamo le fettine a metà, in modo da ottenere dei pezzettini simili a questi. Dopo aver messo la pancetta in un recipiente, aggiungiamo sale, pepe e un cucchiaio di mirin. Mescoliamo bene e lasciamo marinare 30 minuti. Tritiamo la mezza cipolla e riserviamo. Con la parte piatta del coltello schiacciamo lo spicchio d'aglio e continuiamo a pressarlo per ridurlo in poltiglia. Una volta fatto, riserviamo. Dividiamo in 2 il blocco di tofu e tagliamo le 2 metà in fettine di 1 cm di spessore. Una volta fatto, riserviamo. Tritiamo il kimchi in modo grossolano, quindi riserviamo. Scaldiamo una cocotte e aggiungiamo un cucchiaio di olio di semi. Una volta caldo, aggiungiamo la pancetta e mescolando rosoliamola 2 minuti. Aggiungiamo quindi la cipolla tritata, l'aglio schiacciato e prolunghiamo la cottura di un ulteriore minuto. Passato questo tempo aggiungiamo il kimchi e mescoliamolo bene al resto degli ingredienti. Aggiungiamo quindi il gochujang, il gochugaru, la salsa di soia e incorporiamoli agli altri ingredienti. Versiamo quindi 150 ml di succo di kimchi e ricopriamo il tutto con dell'acqua calda. Mescoliamo e lasciamo riprendere il bollore, quindi aggiungiamo le fettine di tofu e lasciamo cuocere dolcemente per 30 minuti, irrorando di tanto in tanto il tofu con il liquido di cottura. Passato questo tempo, togliamo delicatamente il tofu e aggiungiamo i funghi enoki, separandone un po' i gambi. Mescoliamo bene e per finire aggiungiamo l'olio di sesamo. Una volta incorporato anche questo elemento al resto, il kimchi jjigae è pronto ad essere impiattato. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento, che oggi farò nel tradizionale dolsot, che se posizionato su una fonte di calore permette di mantenere la pietanza calda durante la degustazione. Aggiungiamo metà dello stufato nel recipiente, posizioniamo qualche fettina di tofu e irroriamola con un po' di salsa. Terminiamo il piatto con un po' di cipollotto affettato e il nostro kimchi jjigae è pronto ad essere degustato. Ed ecco fatto, finita anche la ricetta del kimchi jjigae, questo stufato sudcoreano di maiale e kimchi, veramente delizioso e perfetto per il periodo invernale.
come avete visto è veramente semplice da realizzare e gli ingredienti facili da reperire, a parte i 4 grandi classici della cucina coreana, ovvero il gochugaru, il gochujang, il kimchi e l'olio di sesamo, che comunque troverete facilmente nel web oppure nei piccoli supermercati asiatici. C'è da dire una cosa: quando si utilizza il kimchi, qualsiasi cosa viene veramente buonissima, è proprio un ingrediente mitico della cucina coreana. Provatelo e se magari non volete comprarlo potete sempre provare a farlo in casa seguendo la mia ricetta, chiaramente sempre presente nel mio sito. Se non riuscite a trovare i funghi enoki perché è un prodotto fresco e non sempre di facile reperibilità, potete sostituirlo con dei funghi shiitake oppure dei funghi champignon, che però andrete a unire alla ricetta a circa metà cottura. Questo piatto, essendo un jjigae, quindi uno stufato semiliquido, è perfetto se accompagnato con una bella tazza di riso bianco. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gourmet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividetelo. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana, o forse quella dopo, forse quella ancora dopo, sarò sempre qui per voi con una nuova ricetta. Ciao a tutti!